Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di The Flowing Wind. Oggi parliamo di un tema che purtroppo è ancora poco conosciuto e proprio per questo ho deciso di raccontarvelo. Infatti oggi parliamo di Special Olympics. Vi dico solo che la nascita di questa associazione risale al 1968 da Kennedy Shriver, che è la sorella di John Kennedy, e purtroppo pochissimi ancora la conoscono. Oggi ne parliamo con Giusy, che è esperta, diciamo, di Special Olympics e che ci aiuterà ad affrontare il tema. Io direi, Giusy, che possiamo partire con le presentazioni, se vuoi raccontarci chi sei, cosa fai e come hai conosciuto Special Olympics. Ok, salve a tutti. Allora, sono Giusy Amore, sono un'epidemiologa, lavoro all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e sono una mamma, la mamma di Lisa e di altri quattro figli. Ho conosciuto Special Olympics ormai qualche anno fa, un po' perché diciamo, mi interessa l'argomento dell'inclusione, mi è sempre interessato l'argomento e perciò avevo un po' conosciuto Special Olympics su internet a Parma qui durante un evento che era stato organizzato in cui venivano presentate le attività delle varie associazioni sul territorio, appunto avevo conosciuto le attività di Special Olympics fatte proprio qui a Parma nella nostra città. Special Olympics è un'associazione internazionale sportiva che appunto si occupa di organizzare un programma internazionale di allenamento e attività sportive per ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. Io credo molto appunto in tutte le attività, insomma nelle attività svolte da questa associazione e in modo particolare sono interessata perché appunto mia figlia Lisa ha la sindrome di Down, perciò naturalmente tutte le attività svolte da Special Olympics a livello locale sono delle attività che diciamo molto positive e in cui credo che mia figlia possa avere modo di dare il meglio di sé, di esprimersi, perciò insomma Mhm. sono molto insomma contenta che lei possa partecipare, ecco. Tua figlia ha già iniziato a fare questo percorso? Era da un po' di tempo che pensavo di iscrivere mia figlia, però, mi sembrava ancora un po' troppo piccola, aspettavo il momento opportuno. Mhm. Mi avevano proposto inizialmente di farle fare pattinaggio, che era appunto una delle attività sportive in cui c'era la possibilità anche per i bambini più piccoli di partecipare. Io all'inizio ero un po' titubante perché vedevo il pattinaggio, con i roller un po', troppo difficile per mia Pericoloso, figlia, sì. visto che ha un po', problemi di equilibrio, almeno io così io credevo, e perciò ero titubante. Poi durante il lockdown, visto che le altre attività in cui lei era coinvolta, perché lei, fa anche danza, erano tutte sospese, e ho detto: "Okay, proviamo col pattinaggio". Devo dire sono stata molto contenta e mia figlia anche questa volta, in questa occasione, mi è stata da maestra, perché nel giro di, qualche, diciamo lezione, ha imparato a stare, sui pattini e, a fare diciamo, i primi passi sui pattini e per me è stata una grande soddisfazione e anche appunto una prova che a volte noi genitori, diciamo siamo troppo protettivi. Invece, dare l'opportunità ai nostri figli di, partecipare a attività sportive, del genere in un programma di questo tipo, ci aiuta, aiuta i nostri figli a dare il meglio di sé, a dimostrare quanto possono fare, che è molto di più di quello che noi, riusciamo diciamo a Pensiamo. immaginare, ecco. E lo stesso un po' adesso, quest'anno ha iniziato anche il nuoto, e anche qui devo dire siamo, molto contenti perché le prime 2 lezioni le ha, diciamo trascorse a bordo vasca, poi dalla terza lezione in poi, a metà della terza lezione si è tuffata e non è più da quel momento in poi non è più uscita dall'acqua e adesso fa vasche avanti e indietro e anche qui noi siamo molto contenti, proprio, ci dà gioia vedere nostra figlia che è felice e che poi quando vado a prenderla non vuole uscire dalla vasca, ecco. Mh, okay. Mi hai detto prima una cosa molto carina in realtà. Anche questa volta mia figlia mi ha insegnato qualcosa, no, che magari non mi aspettavo.
quali altri insegnamenti a livello magari sportivo, ti ha dato, legati magari, non so, a dei miglioramenti inaspettati, sempre nell'ambito delle Special Olympics intendo, eh. Diciamo che, Special Olympics è un programma sportivo in cui si fa sport, cioè, l'atleta naturalmente si allena per migliorare le sue capacità sportive, però le prestazioni non sono il fine ultimo. Naturalmente è importante e vengono misurate perché, è un programma sportivo a tutti gli effetti, però diciamo mira anche a sviluppare quelle che sono, diciamo, le aspetti fondamentali della crescita umana e sociale, come, la fiducia in se stessi, l'inclusione, la relazione, e, la possibilità di, dare il meglio di sé, che è una cosa molto importante, avere la possibilità di poter, dimostrare a se stessi e agli altri che ci si può impegnare e si possono raggiungere i obiettivi e si può ogni volta, superare i propri limiti. Questo credo che sia importante per ogni persona. Non soltanto per le persone con disabilità intellettiva, perché quando noi abbiamo la possibilità di, lavorare su noi stessi, di impegnarci e di farlo insieme ad altri, in una, relazione di aiuto reciproco, perché gli atleti con disabilità intellettiva non dobbiamo pensarli soltanto come oggetto di aiuto e di assistenza, no, sono i protagonisti, sono le prime persone che aiutano gli altri, gli atleti partner, a guardare il mondo in un modo, diverso, con un'apertura, a sviluppare una sensibilità che davvero può fare la rivoluzione, che può, creare un mondo migliore. Perciò questo credo sia il valore, più importante dello sport in generale e in cui Special Olympics può essere maestro per tutti. E Okay. questo è anche insomma quello che vedo anche in mia figlia che, veramente, è, intanto la sua felicità nel poter raggiungere gli obiettivi, perché quando lei nuota nella vasca e si rende conto che sta facendo tutta la vasca, e io la vedo dall'acqua alzare il suo pollice verso di me. E io mi commuovo sempre perché, per me sono delle soddisfazioni grandi, ma non perché lei possa diventi chissà quale campionessa, perché lei è già, la mia campionessa, e perché è fiera di sé, perché mi insegna a veramente a gioire, dei piccoli traguardi e a, guardare il mondo con positività e guardare le persone e trarre il meglio anche dalle persone, perché tutti abbiamo, le parti positive, le parti negative, le fragilità e i nostri punti di forza. Ma mia figlia mi insegna, che, non dobbiamo avere paura della fragilità, perché la fragilità, veramente custodisce il mistero insomma della vera forza, ecco. Questo mi insegna mia figlia. Secondo te, quali sono gli aspetti che un atleta partner, quali sono le diciamo, cosa impara un atleta partner a lavorare, ad allenare o allenarsi contemporaneamente con con un atleta Special Olympics? Beh, impara, sicuramente a sorridere di più, a, gioire dei piccoli traguardi, perché a volte, diciamo, presi dall'affanno di raggiungere obiettivi oppure di, non so, nello sport normale molti atleti, sono molto concentrati troppo concentrati sui propri diciamo, sulle proprie Traguardi, sì. prestazioni, ecco. Invece lì impara che c'è, diciamo, oltre alla prestazione, c'è appunto un camminare insieme, i piccoli miglioramenti, qualcosa che può sembrare scontato agli occhi magari di una persona distratta, può sembrare di poco significato, invece impari a dare significato alle piccole cose, ai piccoli a quei traguardi che possono sembrare piccoli, ma sono grandi traguardi e il poterci lavorare insieme, anche per un atleta partner, ti fa capire veramente la grandezza e l'importanza dei piccoli passi, ecco. Poi sicuramente imparano a,
credo che abbiamo tanto da imparare in termini di impegno, perché gli atleti Special Olympics, sono atleti che si impegnano molto, che danno il meglio di sé, e questo diciamo è un insegnamento per tutti. Poi appunto l'aiuto reciproco, il sostegno, si impara ad ascoltare, ad avere attenzione per gli altri. Questa è una qualità che poi appunto, ci aiuta ad essere persone migliori in ogni aspetto della nostra vita quotidiana, ecco. Come vedi tua figlia tra, non so, 5-6 anni all'interno di Special Olympics? Qual è l'augurio che fai a tua figlia, nello specifico, all'interno di questo percorso, che abbiamo capito non è essere soltanto sport, ma tanto altro, più altro che sport, mi viene da dire, no? A livello di crescita. Sì, allora, prima, volevo dire quanto altro c'è, perché non è soltanto sport, perché anche come Special Olympics vengono organizzate attività culturali, attività di sostegno alle famiglie, di confronto tra le famiglie, perciò non c'è soltanto, l'attività, che riguarda gli atleti, sono coinvolti tantissimi, volontari. Se si pensa che nel mondo sono coinvolti più di 5, milioni di atleti Special Olympics e più di 1 milione di volontari nel mondo. Perciò ci sono tutte le attività che riguardano i volontari, il sostegno alle famiglie, la promozione culturale, perciò è una crescita veramente è un mondo, in cui, gli atleti volontari, gli atleti Special Olympics e gli atleti partner camminano insieme, e crescono insieme, ecco, e costruiscono insieme un mondo migliore. Questo cammino di Special Olympics come genitore, le auguro di poter e penso che sia uno strumento importante, partecipare alle varie attività a tutti i livelli, anche veramente per lavorare molto sull'autonomia, su fare delle esperienze in cui non ci sia sempre la famiglia, ma in cui lei si sperimenti proprio in un cammino di autonomia personale, di relazioni, al di fuori della famiglia, perché appunto come tutti, come ogni persona, adesso è piccola perché ha appunto 8 anni, ma nel cammino di una persona è un cammino verso che dalla famiglia è un cammino verso il mondo. Perciò, spero e credo che in questo Special Olympics la possa aiutare molto proprio ad aprirsi al mondo e a camminare non da sola, ma insieme ad altre. È un percorso gratuito Special Olympics, giusto? Sì, Special Olympics è un percorso gratuito, certo poi ci sono le attività, sportive diciamo che in cui c'è un piccolo, cioè si paga diciamo una quota, per pagare naturalmente gli istruttori eccetera, Certo. ma sono sempre dei costi diciamo contenuti in cui, si dà la possibilità a tutti comunque di partecipare. Sicuramente non è un problema economico il fatto di poter partecipare. Comunque le attività e l'iscrizione a Special Olympics è tutto gratuito, ecco, alle varie Okay. attività. Un suggerimento a, genitori che si trovano in una situazione di difficoltà con i propri figli. Questa è una domanda un po' più generica in realtà, no, siccome tu inizialmente mi hai raccontato di avere 4 figli, me l'hai solo 5. accennato 5, okay. Allora mi faceva piacere avere da te anche un punto di vista un po' più ampio, no, quindi un suggerimento, un po' anche, non so, generico, una cosa che hai imparato dalla tua esperienza di mamma, immagino ci siano tante cose da poter dire, no? Però che possa essere di aiuto magari a chi ci ascolta, atteggiamenti che tu hai imparato ad avere ehm, e che ti hanno insegnato, hai dovuto necessariamente imparare ad avere o che ti hanno insegnato i tuoi figli. Quello che ho imparato io è che, a volte all'inizio avevo la tentazione un po' di dire: "Ah, mio figlio ha questa difficoltà, posso diciamo fare così", oppure perché magari io avevo raggiunto degli obiettivi, volevo che o che loro raggiungessero gli stessi obiettivi. E invece bisogna credo, ho imparato almeno questo qui, che ogni figlio è diverso, ogni figlio, ha bisogno di essere amato in un modo diverso e, bisogna, che gli venga data l'opportunità di esprimersi. A volte ci sembrerà che vada troppo piano o, che sia fermo, ma in realtà non è così. Per esempio, appunto, mia figlia Elisa mi ha insegnato, ma non solo lei,
cioè lei mi ha insegnato in modo particolare al fatto che a volte io mi faccio prendere dall'ansia, no, perché vedo come genitore naturalmente sono molto protettiva, man mano che lei cresce, quando era più piccolina, diciamo ero più, tranquilla perché era una bimba, magari anche un po' le difficoltà si notavano di meno. Crescendo come genitore, naturalmente ho più paure del fatto che venga accettata, che si possa trovare bene, che possa avere la possibilità, no, di di fare il suo percorso. E allora alle volte proprio mi faccio prendere dall'ansia. Giusto per fare un esempio, quando doveva iniziare la prima elementare, Mh-mh. cioè sembrava io e mio marito eravamo in tilt, cioè è una cosa banale, no, però diciamo era molto eravamo molto in ansia. Il giorno la mattina in cui il primo giorno di scuola, perciò noi eravamo lì, col magone, avremmo fatto la scelta della scuola giusta, degli insegnanti giusti e bla bla bla, perché tu vuoi sempre il meglio poi. Cer Mia figlia, quella mattina prima che suonasse la campana, c'erano tutti i bambini, tutti i genitori, lei si è messa davanti al piazzale della scuola e si è messa a ballare e in quella danza io ho capito che era il suo modo per dirmi: "Mamma, stai tranquilla che io vado e vado da sola, e andrà tutto bene." E devo dire che è stato così. Questo, è appunto, appunto in questo è un piccolo esempio in cui appunto mia figlia mi insegna che ci sono appunto che non dobbiamo farci prendere da troppe ansie, perché poi i bambini, i nostri figli hanno risorse che anche noi non conosciamo del tutto. Certo hanno bisogno della nostra presenza, del nostro esserci, ma poi hanno anche bisogno di camminare da sole. Per esempio mia figlia ha difficoltà nel linguaggio, Mh-mh. non si esprime, sì, ha difficoltà a farsi capire da chi magari non la conosce. E anche in quello alle volte io ho la tentazione, no, di essere sempre lì presente per tradurre, per aiutarla. An quest'estate al mare, a un certo punto lei stava andando per raggiungere delle bambine che erano sulla spiaggia e, io le ho stavo andando dietro per poterla aiutare, lei si gira, si volta verso di me e mi dice: "No mamma, adesso da sola." E lì ho capito che noi genitori dobbiamo rimanere il modo più bello e più vero per stare accanto ai nostri figli è rimanere un passo, più in Indietro. là, diciamo, un passo indietro, in modo da poterli custodire, questo sì, però da poter lasciare appunto quello spazio da solo, anche di sbagliare, anche di quella delusione, però, cioè non si cresce anche così, come cresciamo tutti anche con quello. Special Olympics in questo è uno strumento importantissimo che io consiglio ai che promuovo, per i nostri figli, non soltanto con disabilità intellettiva, ma per tutti, perché è un'occasione di crescita e appunto di crescere, di migliorarsi, di essere persone migliori, sia per le persone con i ragazzi con disabilità intellettiva e non. E in questo abbiamo tutti da crescere, da camminare e da camminare insieme, perché da soli non si va da nessuna parte. Io Giusy ti ringrazio per questa bellissima testimonianza e intervista. Ci hai raccontato molto molto bene Special Olympics e anche un pezzettino in più che spesso non si legge su internet, no? Relativo a certi aspetti e questo è di valore rispetto a quello che si può trovare e alle testimonianze magari di altre persone che sono appena entrate. Spero davvero che questo progetto possa essere conosciuto il più possibile, che si possa sempre di più ampliare, perché appunto fare rete è un aspetto molto importante. Ti ringrazio per la tua disponibilità e per il tuo tempo, che abbiamo capito essere super prezioso, quindi apprezzato doppiamente. A presto, grazie mille. Ciao.